A tutti voi benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parleremo di eccellenza su quattro ruote nel cuore della Motor Valley e lo faremo con Modena Automobili. È con noi il CEO Franco Righi, benvenuto. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei, per avermi invitato. Per essere qui con noi. Allora, Modena Automobili si presenta al mondo con un progetto molto ambizioso. Di cosa si tratta? Ci racconti un po'. Il progetto ambizioso è chiaramente la macchina, ma attorno alla macchina, alla Maserati Shamal, c'è una storia che comincia con il nome della società, che è Modena appunto Automobili, come diceva lei. E io sono modenese, nato e cresciuto a Modena, ho studiato negli Stati Uniti, ma poi sono tornato a Modena. E Modena è la patria della Motor Valley, è la capitale della Motor Valley. Tra Modena e un po' anche vicino a Modena, Bologna, ci sono le più grandi case di supercar del mondo. Tutto il team di Modena Automobili è modenese o quasi in provincia, ecco. E c'è un fil rouge che gira intorno e che unisce il team e che gira intorno al nome della società Modena Automobili, che io volevo registrare, però mi hanno spiegato che da 3-4 anni a questa parte non si possono più registrare i nomi dei comuni e quindi abbiamo registrato il marchio figurativo, quindi il logo, all'interno del quale c'è scritto Modena Automobili con lo stemma, la bandiera italiana e quindi Modena Automobili nasce attorno alla città, alle supercar, al fatto che noi siamo modenesi ed è un progetto ambizioso, che è un progetto nel progetto, nel senso che noi modenesi ce l'abbiamo nel sangue, nei nostri geni, perché lei può immaginare che tutti i giorni, tutti i santi giorni, vediamo sfrecciare per le strade Ferrari, Lamborghini, Pagani, Maserati, prima ancora Bugatti, De Tomaso e poi ci sono anche le due ruote, non dimentichiamolo, Ducati, un pochino più verso Milano, Dallara, che sono nomi noti che tutto il mondo ci invidia e che noi cresciamo circondati da queste supercar, raduni, convegni, eventi, è appena terminato il Motor Valley Fest, la città invasa da turisti appassionati e supercar. E l'idea MA01, come è nata questa idea e perché poi diceva proprio la Maserati Biturbo Shamal, siete partiti proprio da qui? Allora, MA sta per Modena Automobili, 01 sta per il progetto numero 1. Noi in fin dei conti, nonostante l'idea sia nata circa 3 anni fa, come entità giuridica ci siamo costituiti a marzo del 2024, inizio marzo 2024, e quindi siamo a tutti gli effetti una start-up. Non abbiamo una storia automobilistica alle spalle, come casa automobilistica, e quindi il 01 è il primo progetto. Perché una Maserati? Una Maserati e un resto mod di una Maserati, perché non l'ha fatto nessuno. Siamo i primi e gli unici al mondo a aver fatto un restauro di una Maserati. Quindi è questo il vostro elemento distintivo di MA01, dico? Assolutamente sì, sono state fatte riproduzioni e restauri di Ferrari, Lamborghini, per restare nel modenese, poi anche di altre case, Alfa, Lancia, per uscire un po' dalla provincia di Modena, ma nessuno ha mai fatto una Maserati. E avete scelto, dottor Righi, di produrre solo 33 esemplari. Come mai questa scelta di esclusività? Allora, nel mondo del resto mod, chiamiamolo così, non siamo gli unici che facciamo questa cosa, ci sono almeno, io ho tracciato dal 2022 e prevalentemente in Europa,
almeno altri 47 pazzi come noi che fanno questo difficilissimo lavoro di prendere una macchina, una icona del passato, ecco, e portarla alle modernità, al comfort, alla sicurezza del moderno di oggi. Perché biturbo Shamal? Biturbo, voglio raccontare un piccolo certo, aneddoto di quando ero alle superiori, a 18 anni, dopo tanta bicicletta, dopo un po' di motorino, si arriva a 18 anni e uno dice: oh, che macchina compro? Che macchina compro? E in quegli anni la biturbo aveva fatto tanto rumore. Un bel giorno si presenta una simpatica ragazzina compagna di classe, forse di un anno in più, guidando una Maserati biturbo coupé. Ah, però. E tutti noi morire dall'invidia. E quindi mi è rimasto impresso, parliamo di 45 anni fa, ecco, quindi insomma, sì, rimane impresso, sì. 40 anni fa. Comunque, insomma, rimase impressa questa biturbo e ho quell'immagine di questa cara compagna di classe o di scuola che scende da questa macchina, era la biturbo. Poi la biturbo fu progettata da Leandro De Tomaso, che comprò Maserati negli anni 70 da Citroën, e non tutti lo sanno, se posso prendere un minuto per spiegare e raccontarlo, certo, perché biturbo? Perché ci sono due turbi ed è Maserati, gli ingegneri di Maserati che hanno inventato il motore, in questo caso un 6 cilindri, con due biturbi, per rimanere ad una cilindrata di 2000 cc. Perché? Perché all'epoca, oltre i 2000 cc, c'era l'IVA al 38%. Ecco. Quindi da un problema, da una circostanza fiscale, è nata una grande invenzione, il biturbo. Ancora oggi si usa il biturbo. Tante macchine moderne usano due turbi, il biturbo, twin turbo, che fu inventato da Maserati. E poi ne fece tante altre, la biturbo coupé, la S, la Spider, la Carif e la Shamal, sempre tutte basate sulla stessa scocca. Quindi è la biturbo, la scocca, il telaio del biturbo che ha dato via la vita alla dinastia, e la Shamal è la più potente. Un V8 3200 e rara, quindi rarità nella rarità, vengo ai 33. Maserati Shamal, biturbo Shamal come l'abbiamo chiamata noi, fu prodotta in soli 369 esemplari. Ci tengo anche a dire che Modena Automobile ha un totale rispetto del nome Maserati, con il quale, poi dirò, collaboriamo da vicino, certo. E nel settore del Restomod, sotto la Shamal, la macchina donatrice non è una Shamal, questo ci tengo bene a dirlo, certo, a chiarirlo bene, è una biturbo, perché la scocca è quella, e se avessimo preso una Shamal, solo 369 esemplari e trasformata in una stupenda macchina moderna, avremmo commesso un sacrilegio, sottraendo ai collezionisti, al mondo, l'originale versione. E i sacrilegi non si fanno, perché si pagano. E dottor Righi, avete deciso di reinterpretare un'auto firmata da un grande maestro del design, Gandini, senza tradirne lo spirito originale. Assolutamente. È tornato tutto. Marcello Gandini, il maestro Gandini, è stato rispettato anche nell'attuale versione della Shamal, della biturbo Shamal, progetto MA01, e dirò di più. Abbiamo persino fatto un sondaggio strutturato tra tutti i collaboratori, soci di Modena Automobili, per decidere con un'unica domanda:
Manteniamo, sì, no, modifichiamo il taglio Gandini, che è un taglio che sta nelle ruote posteriori, sui parafanghi, che è proprio un taglio che è la firma di Marcello Gandini. E dal sondaggio è emerso che sì, lo manteniamo ovviamente, ma nell'ottica e nella filosofia del Restomod lo modernizziamo anche quello. Infatti, se ci si fa caso, nelle ruote posteriori, parafanghi posteriori delle ruote, c'è un taglio stilizzato che richiama Marcello Gandini, il taglio Gandini. Il rispetto del design, insomma, storico c'è assolutamente. Sì. E poi la MA01, dottor Righi, è sicuramente un contributo alla Motor Valley. Ecco, quanto conta per voi, per Modena Automobili, questo radicamento territoriale? Ma anche, come dicevo prima, Modena per noi, e l'abbiamo anche scritto sul nostro sito web, è la capitale della Motor Valley. Perché Ferrari, Lamborghini, Pagani, Maserati e prima De Tomaso, Bugatti erano a Modena. E quindi Modena è, per noi, la capitale della Motor Valley, e ha contribuito parecchio, perché è un unicum, un humus continuo, totale, che unisce tutti i modenesi. Valorizzarlo nel tempo. Assolutamente sì. Assolutamente sì, con il nostro piccolo contributo abbiamo creato il progetto MA01 su una Maserati di Modena e si inserisce perfettamente nel contesto della Motor Valley. E passiamo anche all'ambito finanziario innovativo, perché leggo che accettate pagamenti in Bitcoin. Sì. Ecco, come mai questa scelta audace e innovativa, mi viene da dire? Bitcoin piuttosto che criptovalute. Esatto. È un po' tutto il mondo, dall'America al mondo occidentale, sta pian pianino accettando pagamenti in Bitcoin, soprattutto, piuttosto che le altre valute. Proprio notizia dell'altro giorno che addirittura Amazon e Apple stanno pensando di accettare. C'è chi lo fa già, Starbucks piuttosto che tanti altri accettano in pagamento il Bitcoin, ma lo abbiamo fatto, io sono un appassionato, non so se si vede, di criptovalute e in particolare di Bitcoin, perché ci è venuta la domanda dai clienti. Ecco. Almeno un paio di clienti o potenziali clienti hanno chiesto se accettavamo i pagamenti Bitcoin. Yes, of course. Certo, assolutamente sì. Assolutamente sì. E c'è questa apertura verso il mondo delle criptovalute da parte di Modena Automobili. Cosa prevede il futuro di Modena Automobili, oltre a questo progetto che stiamo presentando? Allora, il progetto che stiamo presentando si chiama MA Modena Automobili, progetto 01. Ma andremo avanti, certo, e faremo il progetto 02, che è già abbozzato. Non posso spoilerare nulla. Cos'è, però insomma ve lo lascio immaginare. Siamo di Modena, abbiamo studiato, progettato per anni e quindi conosciamo come Maserati produce. Ecco, l'ho già detto, era una Maserati, però non dico il modello, l'MA02. Ma per concludere però, gli obiettivi presenti e futuri vostri di Modena Automobili, quali sono questi obiettivi? Beh, l'obiettivo presente è assolutamente di avere successo, e grazie al nostro fantastico team, ex ingegneri di Maserati, ex stilisti di Ares, che sono con noi, piuttosto che quelli che io chiamo i business partner, di concretizzare con il progetto GAS, guidabilità, affidabilità e sicurezza, che le auto saranno anche omologate, queste 33 unità, e solo 33 unità, del progetto MA01, della Maserati Biturbo Shamal. E poi ho svelato un pochino il progetto MA02, e poi chissà, nel futuro questi sono progetti pluriannuali che durano anni ciascuno, però Modena Automobili nasce anche con l'ambizione, il sogno, oltre che vendere sogni, proporre e dare il privilegio ai clienti di acquistare questi sogni
c'è il sogno di creare una macchina con il brand e con il marchio Modena Automobili. E allora in bocca al lupo, le auguro di poter realizzare questo sogno. Grazie al CEO Modena Automobili Franco Righi per essere intervenuto, e grazie a tutti voi per l'attenzione. Alla prossima puntata, arrivederci.